Allora, anche qui dobbiamo cercare di andare a posizionare tutto sulla stessa retta. Quindi che cosa facciamo? Notiamo che il primo numeratore sta bene così come sta, non bisogna toccarlo. Quindi mettiamo semplicemente 3 elevato alla x quadro più 5. Invece il 27 che cos'è? È 3 per 3 per 3. Quindi stiamo parlando di un 3 elevato alla 3 e poi dobbiamo continuare ad elevare a quello che c'era prima, ossia 2x. Quest'altro lo lasciamo pure così come sta. Arrivati a questo punto, quindi, abbiamo tutto con il 3, quindi a posto. Dobbiamo semplicemente sfruttare bene le potenze negative, perché il 3 alla x quadro più 5 lo lasciamo lì. Poi 2 per 3, qui 2 per 3 fa 6, quindi in totale avrei 3 elevato alla 6x, però è chiaro che io non posso metterlo al numeratore, a meno che non vado ad utilizzare un segno meno e quindi me lo sono sollevato. Uguale a 3, qui uso lo stesso trucco e quindi faccio questa cosa del segno meno, quindi non uso più x più 1, ma vado ad usare meno x meno 1. A questo punto ho tutto sulla stessa linea, quindi posso passare ad utilizzare un'equazione che è polinomiale. Quindi avrò x quadro più 5 meno 6x uguale a meno x meno 1. Arrivati a questo punto si tratta di ordinare, quindi x quadro, cerco di mettere adesso le x tutte insieme. Se ho 6x a sinistra e ho meno x a destra, il meno x a destra passa a sinistra e quindi ho meno 6x più x, quindi meno 5x. Il meno 1 pure lo porto a sinistra e ho più 1, quindi 5 più 1, 6, uguale a 0. A questo punto devo risolvermi queste equazioni di secondo grado. Un modo potrebbe essere quello del delta, come abbiamo fatto prima, ma proviamo a ragionarci un attimo. Quali sono quei due numeri che sommati tra di loro mi danno meno 5 e che moltiplicati mi danno 6? Ovviamente meno 2 e meno 3, quindi x meno 2 che moltiplica x meno 3. A questo punto, legge di annullamento del prodotto, o una cosa è uguale a 0 oppure l'altra, quindi o x meno 2 è uguale a 0 oppure x meno 3 è uguale a 0. La prima mi porta ad avere x uguale a 2, la seconda x uguale a 3 e quindi questo qui è il mio risultato. Se adesso andiamo a vedere tutto insieme, ecco qua il risultato è proprio 2 e 3. Quindi ripercorriamo un po' tutto. Prima ho cercato di portare tutto sulla stessa linea. Appena riesco a fare questa cosa, cioè qui, trasformo il tutto in un'equazione polinomiale, ossia vado ad eguagliare soltanto gli esponenti. Poi, ovviamente, non è detto che esca un'equazione polinomiale semplice, può essere anche un'equazione di secondo grado, come in questo caso, oppure vedremo anche esempi più complicati dove non è detto che io ottenga sempre polinomi all'esponente. Possono succedere altre cose più complicate, però diciamo per questa puntata è tutto. Mhm.